SketchUp ha questa particolarità di riuscire a salvare la texture stesso all'interno del file. Allora, un modo molto veloce per poter, diciamo, creare quel materiale con quella texture, quindi è un materiale di Blu-ray, quindi io teoricamente lo dovrei creare da qua, quindi dovrei fare tutto quel passaggio che ti ho fatto vedere prima. Ma in realtà, se io vado a usare i materiali di Blu-ray, prendo un materiale qualsiasi, un colore a mio piacimento e lo applico qui sopra, prendo questo materiale e lo chiamo parquet salone, io di base ho già creato, quindi esco fuori e ritorno di nuovo nei materiali di V-Ray e mi vado a catturare questo materiale, tu vedi che lui già esiste anche per V-Ray, soltanto che qui quando tu crei un materiale diciamo con SketchUp, lui qui ti fa vedere un bottone Edit in V-Ray, cioè edita, modifica quel materiale in V-Ray, perché io comunque da qua dentro io posso solo caricare la texture del mattone, ma non posso mettere effetti di riflessione, trasparenza, ruvidità. Posso soltanto deciderne il materiale. Per poter caricare quella mappa che noi, quella texture che ci siamo scaricati, io potrei procedere in due modi: o andarla a prendere, caricarla direttamente in Blu-ray, cliccando su questo tastino, andando su Bitmap e andandola a prendere, oppure potrei sfruttare le proprietà del materiale di SketchUp, perché il materiale di SketchUp comunque mi permette di caricare un materiale. Ora io ti faccio vedere entrambi i metodi e poi tu sceglierai, diciamo, con quale ti trovi meglio. Allora, per caricare la texture con il materiale di SketchUp, dopo che ho creato il materiale, gli ho dato il nome, andando in modifica e andando qui in cerca un file di immagine del materiale e andando nella cartella di download, noi possiamo prendere il materiale, fare apri e tu vedi che lui in tempo reale ti va a posizionare il materiale sopra all'oggetto. Molto spesso può capitare che il materiale non venga posizionato, diciamo, con la scala corretta, anzi capita molto più spesso del normale. Per modificare la scala del materiale ci sono due modi: un metodo tramite dei valori numerici e un metodo tramite uno spostamento manuale. Il metodo che prevede la modifica tramite valore numerico si effettua stesso nella tabella dove noi siamo andati a caricare, un po' più sotto. Qui io metto dei numerini, più questi numerini sono grandi, più la texture diventa grande. Questo numero che sta qua dentro, 2 metri e 2 metri, non vuol dire che questo è grande 2 metri per 2 metri, ma lui va a vedere l'insieme di tutto questo che tu vedi qui dentro e te lo va a scalare. Se tu per esempio sai esattamente che un quadrato di questo ha una determinata misura, se tu adesso vai con il righello, vai qui e ti tracci per esempio una linea, tu vedi che questo è 0,51. Se io qua scrivo 0,4 e premo invio, aspetta, allora tracciamo proprio una linea così si legge meglio, quindi 0,4. Quindi se io so che questo parquet in realtà ha questa dimensione, io dovrei andare a giocare con questo parametro, andando man mano, diciamo. Quindi andando a giocare con questo
parametro, io potrei andare man mano a rimpicciolire sempre di più questo valore fino a fare in modo che vada a coincidere più o meno, quindi anche facendo dei piccoli cambiamenti, facendo in modo che questa linea va a corrispondere più o meno con la dimensione, diciamo, di questo elemento. È un metodo un pochino, diciamo, non proprio professionale, perché comunque io devo fare varie prove per ottenere il valore corretto. Oppure avrei anche potuto vedere qui nella texture quanti di questi quadrati c'erano, perché se io vado qui e clicco su questa, cioè vado a vedere magari dove ho scaricato la texture, quindi la vado a guardare, io da qui posso anche vedere che ci sono 1, 2, 3 e 4. Infatti vedi questo qui, questa parte qua della texture continua da quest'altra parte, cioè questa è giusto la parte che gli manca per ripetersi qui. Per questo questa texture è seamless ed è ripetibile, perché è fatta con questa logica qua, che quello che c'è di qua continua uguale di qua, e la stessa cosa, quello che c'è qua continua pari pari qua, in modo tale che quando si va a ripetere, diciamo, c'è questa, non si vede nessun tipo di segno di attaccatura. Quindi quel 2 metri per 2 metri si riferiva alla dimensione di 1, 2, 3, 4 di questi quadrati. Quindi se tu fai 2 diviso 4, sapevi esattamente quanto erano quegli elementi. Quindi tu ti potresti fare un calcolo dimensionale e quindi mettere in modo tale che i 5 quadrotti hanno la dimensione, diciamo, che tu vuoi impostata qua dentro. Poi qui ci sta questa sorta di lucchetto che fa in modo che il valore che tu metti sopra si mantiene costante anche sotto, cioè viene mantenuta comunque la proporzionalità tra la lunghezza e la larghezza di questi elementi, appunto per fare in modo che lui possa mantenere la mappa sempre di una dimensione proporzionale tra le due parti. Se io andassi a togliere questo lucchetto, io potrei dare alla mappa due valori diversi, però in questo caso, diciamo, è una cosa che si fa abbastanza raramente, perché in questo caso la mappa diciamo, si andrebbe un po' a strecciare da un determinato lato. Quindi se tu la tiri da un lato e dall'altro lato no, tu prendi la mappa, la strecci e tendi a deformarla. Quindi non è un qualcosa che si fa proprio spesso spesso. Un altro modo, un altro modo, diciamo, per riuscire a ingrandire o a rimpicciolire questo elemento, io posso, se clicco sull'immagine, così sulla texture e faccio tasto destro, qui c'è una selezione in questo elenco a discesa che si chiama texture posizione. Se io clicco su questo texture posizione, tu vedi che compaiono, cioè la mappa esternamente diventa più grande, diventa sbiadita e compaiono dei simbolini, un simbolino rosso, uno verde, uno giallo e uno blu. Questo giallo e blu non li toccare perché non sono importanti. Andando su questo tasto
questo qui rosso, con questo rosso io posso spostare la texture sopra l'oggetto. A che cosa serve questo parametro? Mettiamo che io voglio mettere il parquet in modo tale che quando inizia la ripetizione, quindi io che cosa faccio? Posso spostare, vedi questo qui, e lo faccio capitare esattamente nel punto in cui voglio. Quindi con il rosso io decido dove lui, diciamo, si deve posizionare. Con il verde invece io decido sia quanto deve essere grande la mappa, quindi spostando così la mappa si rimpicciolisce, di qua la mappa aumenta e di qua la mappa gira. Quindi ho la possibilità di ruotare la mappa, di ingrandirla e di rimpicciolirla. Anche qua, se io volessi una dimensione ben precisa, dovrei avere comunque un segnetto qui sopra che mi permette di capire, diciamo, qual è la dimensione. Quindi se questo qui è il segno, diciamo, eh, di 0,4, quindi io voglio che questo sia 0,4, allora vuol dire che io, come ho fatto prima, però in questo caso lo vado a fare in maniera manuale, andando a giocare con questo parametro fino a fare in modo che la linea che io mi ero preso di riferimento va a corrispondere, diciamo, con questa linea qui. Quindi tu puoi fare con questi due metodi, ehm, diciamo, contemporaneamente lo stesso, ottenere quindi lo stesso risultato con entrambi i metodi. Una volta che hai terminato, diciamo, di fare tutto, allora con sempre Vis Tool puoi attivare, diciamo, il tasto che ti fa ricomparire tutto. E poi, diciamo, se c'hai degli elementi che comunque dovevano essere spenti, li vai a rispegnere. Quando, nel caso in cui dovessi vedere una cosa del genere, quindi diciamo diciamo questo colore bianco fatto così, questo qui è una cosa che comunque ti deve attenzionare, perché di solito questo tipo di colore avviene quando ci sono due texture sovrapposte. Cioè, che cosa vuol dire? Se io prendo questa qua e la vado a spostare, tu vedi che sotto, vedi, ce n'è un altro. Quindi sotto a questo elemento in realtà ci sono due parquet. Allora io posso cliccare sul primo e magari lo nascondo un attimo, prendo il secondo e lo vado a cancellare e poi vado di nuovo a riattivare tutto. Vado qui sopra e nascondo questo, vado qui sopra e nascondo quest'altro. Se invece avessi voluto fare la stessa cosa, però utilizzando i comandi di V-Ray, perché comunque è possibilissimo creare un nuovo materiale con V-Ray e andarlo a caricare all'interno della scena, però io dovevo procedere in questo modo. Quindi, innanzitutto dovevo aprire il pannello di V-Ray, dovevo andare qui sotto material, creare un materiale di tipo generico. Questo materiale lo andavo a rinominare perché soprattutto avendo molti materiali all'interno della scena diventerebbe molto difficile
confondersi. Anzi, un modo, diciamo, che potrebbe essere utile per non perdere questo materiale all'interno di tutto l'elenco dei materiali sarebbe quello, ad esempio, di mettere davanti al materiale dei numeri tipo 000, perché nella modalità, diciamo, Vurei ti fa vedere i materiali, ehm, diciamo, in ordine alfabetico, anche se però non so che fine ha fatto ora. Questo materiale. Eccolo qua. Comunque, nel momento in cui l'ho creato, per applicargli quella mappa, io devo, diciamo, l'aspetto esteriore del materiale viene regolato dal canale diffuse. Quindi io qua potrei dargli un colore, qui potrei caricare una mappa. Di solito le mappe non sono caricate e tu te ne accorgi perché questo quadratino è di colore grigio chiaro e grigio scuro. Se io qua dentro venissi a caricare una mappa, tu vedresti che questo quadratino si colorerebbe di azzurro. Infatti, appena io vado a caricare la mappa, tu vedrai che questo quadratino cambia colore. Quando clicco su questo pannello, mi esce un elenco di voci che io posso caricare. La maggior parte di queste si chiamano mappe procedurali e servono per creare dei materiali più avanzati. Bitmap invece mi permette di andare a caricare una texture, quindi io clicco su Bitmap, si apre il pannello dal quale io vado a riprendere la stessa mappa di prima, faccio apri e lui mi carica qua dentro il materiale. I materiali di Virei sono fatti con una scaletta, quindi io stavo prima nel materiale principale, ora quando ho caricato la mappa lui se n'è sceso e se n'è sceso in una zona secondaria. Infatti, quello che tu vedi qua non era quello che noi vedevamo prima quando vedevamo il materiale, perché lui appunto è passato dal livello principale del materiale al livello texture, che sarebbe il materiale inferiore. Con questo tasto qua io ritorno di nuovo al livello principale, quindi vado a premere questa freccina e tu vedi che ricompare di nuovo il pannello come prima. Come ti dicevo, questo selettore ora non è più colorato di grigio chiaro e grigio scuro, ma è colorato di azzurro e di grigio scuro, perché questo sta a indicare che in quel canale è stata caricata una mappa. Nell'anteprima che vedi qui sopra, vedi che non appare più il colore grigio, quindi se io disattivo momentaneamente la mappa, ricompare di nuovo il colore, ma se io ho di nuovo la mappa attiva, il colore viene sovrascritto dalla mappa. Per applicare all'oggetto la mappa, io devo selezionare quell'oggetto, devo andare sul nome del materiale, fare tasto destro e fare Apply to Selection. Il materiale viene applicato, però per ingrandirlo e rimpicciolirlo io potrei o comunque utilizzare gli strumenti di SketchUp che abbiamo visto prima, oppure se vogliamo esclusivamente vedere i comandi che ci offre Virei per poter fare questa cosa, allora io devo ritornare di nuovo nei settaggi della mappa, quindi devo cliccare nuovamente su Texture Slot, devo arrivare in questa zona che si chiama Texture Placement e qui c'è una voce che si chiama Repeat. Questa voce
indica quante volte la mappa sull'oggetto deve essere ripetuta. Se qui dentro io metto un numero grande, la mappa si rimpicciolisce. Se metto un numero piccolo, la mappa si ingrandisce. Però questa operazione tu non la vedi ancora qua nell'area di lavoro, ma la vedrai nel momento in cui noi andiamo a fare il render. Però da qui la riusciamo a vedere tramite l'anteprima. Secondo me tra i due metodi, diciamo, sarebbe migliore quello lì precedente, quello cioè più veloce, più facile, perché io da qua non ho subito un'anteprima di quello che è la grandezza della mappa. Poi con questo offset io praticamente sposterei la mappa sopra al mio oggetto, quindi se questo è il solaio e questa è la mappa che io ho applicato, con questo offset io sposterei la mappa, quindi quello che facevo prima con quel selettore di colore rosso. Quindi muovendo il rosso io muovevo la mappa sopra all'oggetto 3D, lo farei con questo offset e con questo rotate io posso prendere la mappa e la posso andare a girare. Però io personalmente trovo molto molto comodi i comandi che stanno proprio nei settaggi normali di SketchUp, quindi facendo tasto destro, texture, posizione e andando a spostare, andando a scalare e andando a ruotare la mappa. Nel caso in cui io ho fatto tutti questi cambiamenti su una determinata mappa e per qualche, cioè quindi su un determinato oggetto e per qualche motivo io ho un altro oggetto da un'altra parte e vado ad applicargli lo stesso materiale, tu vedi che il nuovo materiale non risente delle modifiche che io ho fatto in precedenza. Perché? Perché lui prendendolo da qui o da qui, lui prende sempre il materiale originale che aveva quella determinata dimensione, quella determinata rotazione. Se io voglio effettivamente prendere il materiale con i cambiamenti di scala e di rotazione che mi trovo qui dentro, io devo entrare nella sezione seleziona, perché così mi sblocca il contagocce, perché vedi quando sto in modifica il contagocce è sbiadito, quindi mi sposto su seleziona, clicco sul contagocce, vado a catturare il materiale anche con le modifiche di scalatura e di rotazione e le vado a applicare sull'altro elemento e quindi ora i materiali sono assolutamente identici.